Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Giappone per preparare una delle 5 principali varianti del ramen. Come sapete, nel paese del Sollevante esistono tantissime varietà di ramen che però partono tutte dalle 5 di base, ovvero lo shio ramen a base di sale, lo shoyu ramen a base di salsa di soia, il tonkotsu ramen tipico del sud che viene preparato facendo bollire per molto tempo le ossa di maiale che lo rendono quasi lattiginoso, il tori paitan che è simile al tonkotsu ramen ma si ottiene con la lunga bollitura di ossa di pollo, e per finire quello di oggi, ovvero il miso ramen, una zuppa di noodles che contiene una base di fagioli di soia fermentati, per l'appunto il miso. Il miso ramen è tipico della zona nord del Giappone, dell'isola di Hokkaido e particolarmente della città di Sapporo, conosciuta per il suo clima rigido. Infatti, come vedrete, le guarnizioni di questo ramen sono piuttosto caloriche, infatti gli abitanti del luogo le preferiscono proprio per apportare le calorie necessarie per combattere il freddo. Quando si parla di ramen, chiaramente si parla di ricette molto lunghe, il brodo e il chashu necessitano molte ore di cottura, ci sono tantissimi ingredienti da preparare, tra cui i noodles che oggi oltretutto faremo in casa, ma imbrogliando un pochettino perché non li farò propriamente a mano, ma utilizzerò il pasta maker della Philips che mi è stato regalato per il mio compleanno, quindi andremo a vedere anche come funziona questo bellissimo macchinario. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere tutti gli ingredienti che compongono la ricetta, che sono veramente molti, e poi ci mettiamo a lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il brodo avremo bisogno di 800 g di carcasse di pollo, 2 piedini di maiale, un mazzetto di cipollotti, 50 g di zenzero fresco e 3 litri di acqua fredda. Per il chashu, l'arrosto di maiale, avremo bisogno di un pezzo di pancetta cruda da circa 1,2 kg, pepe nero macinato quanto basta, un cucchiaio di olio di semi, 3 cipollotti, 70 g di zenzero, 240 ml di sakè, 240 ml di salsa di soia, 150 g di zucchero di canna e 480 ml d'acqua. Per il tare al miso avremo bisogno di 200 g di pasta di miso rosso, 100 ml di salsa di soia, 20 ml di sakè, 80 ml di mirin, 10 g di dashi granulare, 20 g di semi di sesamo tostati, 30 g di miele, 20 ml di aceto di riso. Per il ramen avremo bisogno di 300 g di farina 00, 3 g di kansui, 3 g di sale fino, 115 ml d'acqua, la dose per la macchina, oppure 145 ml d'acqua se volete farli a mano. Per le guarnizioni avremo bisogno di 4 uova, 2 cipollotti, 4 fogli di alga nori, 140 g di mais in scatola, 4 monoporzioni di burro e degli shimi togarashi. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 6 fasi: la preparazione del chashu, la preparazione del brodo, la preparazione del tare, la preparazione dei noodles, la preparazione di tutte le guarnizioni e per finire l'impiattamento. Cominciamo a preparare il chashu eliminando con un coltello molto affilato la cotenna. Continuiamo a far scorrere la lama affilata per tutta la lunghezza della carne. Una volta staccata la cotenna, riserviamola per altre preparazioni. Con l'utilizzo di un batticarne appiattiamo bene la pancetta e cospargiamola con abbondante pepe nero macinato. Schiacciamolo con la mano in modo da farlo aderire. Arrotoliamo la carne su se stessa stringendo molto bene, in modo da ottenere un rotolo. Con l'utilizzo di uno spago da cucina, leghiamo la carne praticando un nodo molto stretto. Eliminiamo con la forbice lo spago in eccesso e ripetiamo l'operazione per tutta la lunghezza del rotolo. Una volta ben legata, la nostra pancetta è pronta per la cottura. Scaldiamo una padella antiaderente e aggiungiamo un filo di olio. Mettiamo la nostra pancetta e schiacciamola un poco in modo che aderisca alla padella. Continuiamo a girare il rotolo in modo che colori uniformemente su tutta la sua superficie. Una volta fatto, rosoliamo bene anche i bordi. Finita anche questa operazione, trasferiamo l'arrosto in una cocotte piuttosto capiente. Aggiungiamo quindi la salsa di soia, l'acqua, il sakè, lo zucchero di canna
il cipollotto e lo zenzero tagliato a pezzi. Alziamo la fiamma e portiamo a bollore. Una volta che la marinata comincia a fremire, abbassiamo la fiamma al minimo, copriamo con un coperchio e cuciniamo il nostro arrosto per 4 ore, girandolo ogni ora. Una volta passato questo tempo, il nostro chashu sarà cotto. Trasferiamolo delicatamente in un piatto. Con l'aiuto di un colino, filtriamo la marinata e lasciamo raffreddare il tutto. Una volta l'arrosto intiepidito, mettiamolo all'interno di un sacchetto ermetico. Aggiungiamo un po' di marinata fredda, conservando il resto. Facciamo uscire più aria possibile dal sacchetto, quindi chiudiamo. Non ci resta che lasciar riposare il chashu in frigo per tutta la notte. Prepariamo il brodo. Mettiamo le carcasse di pollo in una pentola capiente. Aggiungiamo i piedini di maiale e quindi copriamo tutto con acqua fredda. Copriamo e portiamo a ebollizione. Una volta che l'acqua comincia a bollire, togliamo la pentola dal fuoco e scoliamo le ossa in uno scolapasta. Risciacquiamo bene ora le ossa con acqua fredda in modo da eliminare più possibile le impurità. Rimettiamo ora le ossa sbianchite nella pentola. Aggiungiamo il cipollotto tagliato a pezzi, lo zenzero tagliato a pezzi e 3 litri di acqua fredda. Copriamo e lasciamo cuocere a fuoco medio-basso per 6 ore, schiumando di tanto in tanto. Passato questo tempo, il nostro brodo si sarà ristretto. Spegniamo il fuoco e lasciamolo intiepidire. Scoliamo quindi il brodo in uno scolapasta, eliminiamo le ossa recuperando bene tutto il brodo. Posizioniamo ora un'etamina su un colino e cominciamo a filtrare il nostro brodo. Procediamo lentamente in modo da filtrarlo bene. Una volta finito, strizziamo l'etamina per recuperare il liquido restante. Avremo ottenuto così circa 1,5 litri di brodo per il ramen. Prepariamo il tare, scaldiamo una pentolina e aggiungiamo la salsa di soia, il mirin, il sakè, il dashi granulare e il miele. Mescoliamo bene per amalgamare tutti gli ingredienti. Una volta che il composto comincerà a essere caldo, senza farlo bollire, aggiungiamo la pasta di miso. Mescoliamola bene in modo di scioglierla all'interno del liquido, senza mai farla bollire. Aggiungiamo a questo punto l'aceto di riso e i grani di sesamo tostati e mescoliamo bene il tutto. Versiamo ora con attenzione il nostro composto nel blender e frulliamo molto bene il tutto per qualche minuto. Una volta fatto questo, raffreddiamo il nostro composto in una tazza e il nostro miso tare è pronto ad essere utilizzato. Prepariamo ora i nostri ramen con l'utilizzo della pasta maker della Philips. Accendiamola, selezioniamo il programma pasta senza uova, aggiungiamo 300 g di farina, che come vedete la bilancia elettronica della macchina pesa automaticamente. Chiudiamo il coperchio e la macchina ci indicherà che avremo bisogno di 115 ml di acqua. Dopo aver misurato l'esatto quantitativo di acqua che richiede l'impasto, aggiungiamo il sale fino e il kansui. Mescoliamo bene per diluire i 2 ingredienti, avviamo l'impastatrice e cominciamo ad aggiungere il liquido. Un piccolo limite di questa macchina però è che il programma è predefinito e ti permette di impastare la farina con l'acqua solamente per 3 minuti, dopodiché espelle i noodles. Non esiste quindi nessuna funzione che permette di prolungare l'impasto. Grazie però all'aiuto della mia amica Francesca, che ringrazio molto, si può fare con un piccolo trucchetto. Quando mancano 5 secondi circa alla fine del programma, togliete la spina della macchina, riattaccatela, riaccendete la macchina, riselezionate il programma e per finire lasciate premuto il tasto play finché la macchina non si rimette in moto per altri 3 minuti. In questo modo potrete lavorare la pasta per tutto il tempo che volete. Nel mio caso ripeterò l'operazione per 2 volte in modo che l'impasto venga lavorato 9 minuti. Passato questo tempo, la macchina comincerà a espellere la pasta. Eliminiamo la prima parte, che è irregolare. Tagliate quindi la pasta che fuoriesce in sezioni di 25 cm o comunque della lunghezza che preferite. E i nostri bellissimi ramen sono pronti ad essere cucinati. Una volta preparati tutti i noodles, cospargeteli con un po' di farina in modo che non si attacchino,
Copriteli con pellicola alimentare e conservateli a temperatura ambiente se decidete di utilizzarli lo stesso giorno, oppure in frigo se decidete di cucinarli il giorno dopo. Prepariamo ora le agitama, le uova marinate. Portiamo a ebollizione un pentolino di acqua e adagiamoci delicatamente le uova all'interno. Cuciniamole 6 minuti e mezzo crono. Passato questo tempo, togliamo le uova dall'acqua e mettiamole velocemente in un contenitore di acqua ghiacciata per fermare la cottura. Una volta raffreddate completamente, togliamo delicatamente il guscio, in modo da lasciarle intere. A questo punto immergiamole nel liquido di marinatura del chashu raffreddato che abbiamo precedentemente messo da parte e lasciamole immerse per almeno 2 ore, girandole di tanto in tanto. Separiamo la parte bianca da quella verde dei cipollotti. Pratichiamo un'incisione longitudinale nella parte bianca senza tagliarla totalmente in 2. Apriamola a libro e tagliamola a julienne molto fina. Fatto questo, mettiamo la julienne in acqua fredda e lasciamola riposare in frigo fino al momento dell'impiattamento. Tagliamo ora finemente la parte verde dei cipollotti e conserviamolo in frigo fino al momento dell'impiattamento. Dopo aver tagliato in 4 quadrati le alghe nori, tostiamole velocemente su una placca o su una padella calda in modo da farle diventare croccanti. Una volta finita l'operazione, conserviamole a parte. Per prima cosa, con l'utilizzo di una forbice, togliamo lo spago dall'arrosto. Con un coltello affilato, tagliamo delle fette di circa 1-2 cm di spessore. Grigliamo ora velocemente le fettine di chashu in una padella antiaderente, in modo da scaldarle e favorire la caramellizzazione che ne migliorerà il gusto. Facciamo bollire i nostri noodles in acqua bollente per circa 1 minuto. Fatto questo, scoliamoli bene e prepariamoci all'impiattamento. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento. In una bella tazza capiente cominciamo con l'aggiungere 2 cucchiai di miso tare. Aggiungiamo quindi 300 ml di brodo bollente, mescoliamo bene in modo da miscelare il tare al brodo, aggiungiamo quindi i nostri noodles e distribuiamoli uniformemente. Posizioniamo quindi sul bordo 3 belle fettine di chashu, un uovo marinato tagliato in 2, la parte verde del cipollotto affettato, il bulbo del cipollotto tagliato a julienne, un po' di mais, 3-4 fogli di alga nori grigliata, un pezzettino di burro e per finire cospargiamo il tutto con i cimi togarashi. E il nostro miso ramen è pronto per essere degustato. Itadakimasu! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche questa buonissima ricetta del miso ramen, che come avete visto è molto lunga ma sinceramente meno laboriosa di quella del tonkotsu ramen. Allora, quando io faccio delle ricette di ramen cerco sempre di utilizzare gli ingredienti originali. Come avete visto, infatti, anche in questa, nella miso ramen, utilizzo dei topping, delle guarnizioni tipiche della città di Sapporo. Chiaramente voi, per gusti differenti, potete cambiarli. Un'altra cosa riguardo ai noodles, ai ramen, nella ricetta chiaramente utilizzo la pasta maker che richiede certe quantità ben precise. Se non avete la pasta maker o comunque volete farli a mano, vi consiglio di recuperare la ricetta del tonkotsu ramen dove per l'appunto li preparo senza l'utilizzo della macchina. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like al video, se non siete ancora iscritti fatelo subito, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana sono sempre là per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!